A breve lo vedremo suonare in tutta Italia nell'ultimo girone, l'ultimo tour in compagnia di Piero Pelù per salutare tutti i fan dell'Itfiba. Ma Ghigo Renzulli è anche molto altro e ce l'ha dimostrato con questo libro, 40 anni dall'Itfiba, uscito per Arcana a fine 2020 e con i primi 2 capitoli della sua avventura strumentale Novox. Abbiamo parlato di questo e altro in una chiacchierata che lo ritrae per quello che è. Un musicista vecchio stile che bada più alla sostanza che all'apparenza. Cari amiche e cari amici del vinile e della musica, è un grande onore essere qui con Ghigo Renzulli, colonna portante da oltre 40 anni dell'Itfiba e non solo, c'è anche tanto altro e lo scopriremo in questa chiacchierata con lui. Ciao Ghigo, grazie per essere qui. Ciao a tutti, fa piacere Allora, di essere qui. Poi te ti conosco comunque, e poi in ogni caso vedo tanti bei vinili dietro, quindi ci sarà grande cosa modo, il vinile, bellissimo. appunto, ci sarà Sembra più modo. difficile ora con tutti i guai fra pandemia e i costi del vinile sono diventati una roba aiuto veramente. Tanto poi ci torniamo con Sì, questo sì, bel sì. vinile qua e con altre domande. Visto che la nostra chiacchierata va su YouTube, voglio partire da una cosa particolare, perché non succede così frequentemente che un artista si occupi del proprio catalogo e in prima persona pensi a riportare, a rimasterizzare e fornire ai propri fan, al proprio seguito, una visione e un audio ripulito. Quindi te gestisci praticamente 3 canali, giusto? Sì, c'ho 3 canali. Sì, io gestisco, per quanto riguarda YouTube, gestisco il canale Litfiba, che sono un amministratore canale Litfiba. Poi c'ho il canale che si chiama Ghigo Renzulli History, che è quello dedicato alla storia dell'Itfiba, la mia storia in particolare. Poi c'è il canale Ghigo Renzulli Novox, che è dedicato soltanto al mio nuovo progetto strumento Novox. Poi vabbè, c'è un canale anche a nome mio, Federico Renzulli, è normale, classico quello, ma quello è privato, quindi conosco bene YouTube. Sai, sono tutti canali diversi, i 2 a mio nome, Ghigo Renzulli Novox e Ghigo Renzulli History, gestisco solo io. Quello lì FIBA, chiaramente io sono amministratore, ma ci sono dentro anche le case discografiche che Certo, fanno anche il bello e il cattivo tempo sotto certi punti di vista. certo, Quindi, certo. Però mi piace, voglio ribadire questa cosa che è una cosa che in Italia credo che non faccia nessuno, che io sappia, cioè il fatto di curare il proprio archivio sia audio che video, addirittura mettersi lì a rimasterizzare. C'è una serie, no, di video che te pubblichi appunto dell'Itfiba, recentemente c'è stata anche una sì, sì. riproposizione di un brano di 12587, insomma è una cosa Sì, sì, bella, sì, non no, è ma da non è tutti. finita qui. Ora mi Infatti. sono momentaneamente fermato perché sono in mezzo alle prove del prossimo tour dell'Itfiba, l'ultimo girone. Però non è finita qui, ha voglia, ha voglia di Beh. mettere materiale anche inedito, c'è tante cose da mettere su quello. Sai, ma quel canale me lo sto gestendo io personalmente sono un cultore del suono, quindi mi faceva piacere di avere un canale dove ho restaurato a gusto mio e con le mie, e come voglio io, tutto il materiale dell'Itfiba che ho composto io fondamentalmente tutti questi anni, e farlo soprattutto senza dover chiedere permesso a nessuno, ecco, Ecco, fondamentalmente. che è la cosa più bella e Lo so perché importante. non è facile, anche perché, sai, chiaramente c'è su un canale tipo quello di FIBA, ci sono dei brani storici che hanno milioni di visualizzazioni. Mhm. Ora non è che li levo, hai capito, per mettere, ricaricare il No, solito video che certo, si è restaurato e che deve ricominciare da capo. Sullo certo. stesso canale darebbe noia a quell'altro, hai capito? Su un canale nuovo invece no. Sotto la pelle bianca, il corpo senza ostica. Non sarò eroe, non sarei stato mai.
E comunque questa tua attenzione verso i social, verso la comunicazione, io la trovo anche su Facebook Sì, soprattutto, sì. dove te, ti confronti anche con chi ti scrive un messaggio, chi ti fa una domanda, che è anche qui una cosa che si vede raramente. Ti chiedo come mai gli artisti di oggi si pongono, in modo nettamente diverso rispetto a te che sei molto schietto, sincero, ecco. Io non lo so, sicuramente io c'ho un modo rocchettaro di vivere questo lavoro, hai capito, che al giorno d'oggi si conta un po' sulla punta delle dita le persone così. Assolutamente. So che ci sono comunque anche artisti che rispondono, cioè uno sapevo per esempio era Gianni Morandi, per dire che anche in un Sì, altro ambiente, però Gianni Morandi è uno vispo e attivo sui social e si sta parlando di uno dei grandi della musica della storia italiana. Io sono fatto così, io le persone mi piace chiacchierare, sono una persona sociale e socievole a cui piace vivere la vita e mi piace parlare con le persone. Quindi sono capacissimo di rispondere, rispondo personalmente, anche se sui miei social i miei social, la maggior parte sono gestiti da collaboratori, sono gestiti, ma ai messaggi privati rispondo solo e unicamente io rispondo. Quindi, e lo stesso se c'è da parlare, fare dei complimenti o mandare a fanculo qualcuno, lo faccio, ma tranquillamente senza nessun problema. Senti, questa tua attitudine verso la vita, verso il music business, si ritrova pari pari anche in questo bel libro, Ghigo Renzulli, 40 anni dall'Itfiba, con la collaborazione di Adriano Gasperetti, però insomma il grosso lo fa Ghigo Renzulli. Sì, Perché ho sì, sì. detto questo? Perché è un libro veramente molto schietto. Mi ricordo quando uscì, scambiai 2 parole col grande Bruno Casini, Sì, sì. dicevamo un libro molto tondelliano, perché è molto, molto viscerale, molto autentico, una serie di aneddoti senza fine e anche qui viene fuori Igor Nzulli persona. C'è Sei tanta d'accordo? sì, son d'accordo, c'è tanta storia ma il difficile di quel libro allora io ho approfittato del primo periodo della pandemia, che tanto eravamo tutti tappati in casa, ho detto: "Okay, sai che scrivo il libro". Era tanto che ci pensavo, erano anni, tanta gente me l'aveva anche chiesto: "Perché non scrivi un libro?" Perché chi mi conosce sa che personaggio sono, qual è il mio modo di parlare, il mio atteggiamento nella vita. E in tanti mi hanno chiesto di scrivere, allora ne ho approfittato durante il periodo della pandemia. Il difficile non è stato scriverlo, il difficile è stato capire come scriverlo, perché sai, un libro lo puoi fare in tanti modi, puoi fare l'intervista ai giornalisti, poi loro scrivono, oppure alla fine io ho optato per scriverlo io e lasciare ai giornalisti e alle persone, fra virgolette, eruditi il compito di mettere la sintassi giusta, capito? Perché cosa che io non ho badato molto, perché io ho scritto di getto, man mano che c'ho i ricordi, ho cercato solo di mantenere una cronologia, hai capito? Tra Poi l'altro altre persone mi hanno corretto l'ortografia, hanno levato le duplicazioni, l'hanno censurato un po', capito? Perché il libro ha dovuto passare vari gradini di censura. Prima il mio manager, poi Gasperetti, poi la casa editrice. E chiaramente purtroppo ho raccontato anche delle cose molto scabrose, quindi che forse per l'immaginario di oggi, cioè, per la società odierna sono eh troppo sì, pesanti. oggi è molto più complesso È più dire complesso certe perché cose. diciamo che si passa, cioè, da cose trucide a un bigottismo esagerato sotto certi punti di vista. Perché, Assolutamente, e lo so, assolutamente, e assolutamen certe cose erano troppo scabrose, mi sono state eliminate. Con molto Comunque davvero complimenti, una bella lettura Grazie. che scorre No, no, via ma in pochissimo tempo, Ma molto sì, ma piacevole. perché come sono io, a me mi piace non è che sono uno che non gli piace i paroloni, non mi piacciono i paroloni. Ho utilizzato il mio linguaggio rock and roll schietto e semplice, però con questo non vuol dire che non ci son concetti, ci sono dei No, no, concetti, certo, delle certo. tematiche anche molto profonde dentro, perché io sono sempre dell'idea che un concetto anche difficile lo puoi dire anche in 5 parole, lo puoi dire invece che in 100, sono punti di vista, capito come
assolutamente, atteggiamenti anzi, di vita. può essere anche più complesso riuscire a veicolarlo in poche parole. Ma a volte Eh, se uno che sta sul cazzo gli dico semplicemente sei uno stronzo, hai capito? Quindi invece di dire: "Ma sai come te vedresti questo, sì, 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 quest'altro, il sì, tuo sì, sì. comportamento di qui, di quanto di là, ha offeso la mia". Oh, No, tu hai comunque sbagliato. è bella la cosa che, fai capire come sono andate certe cose in certi frangenti, però diciamo che non scendi nei dettagli più spiacevoli. Fai capire, però senza girare il dito nella piaga, e mi sembra l'atteggiamento più sano. Ma sì, anche perché se ti riferisci a certi periodi molto spiacevoli, diciamo che è passata tanta acqua sotto i ponti, con tutta quest'acqua anche tante incazzature, tanti se ne sono si sono Si slavate, sono capito? smaltite, certo, certo. Non ne Quindi valeva la pena. non Ehm, valeva la pena, quindi. Un'altra cosa Io bella è faccio che capire tutto, faccio capire. sì, infatti si capisce assolutamente tutto, confermo, confermo. Un'altra cosa bella è che ci ho trovato delle parti di Ghigo che non conoscevo, il suo Sì, amore per Woodstock, per i Creedence che condivido alla grande, una delle grande mie tempo. band preferite, Jeff Beck, Jimi Hendrix, B.B. King, l'amore per il sax che torna anche in No Vox e Sì, poi sì, sì, e sì. poi poi ne parliamo. E a proposito di chitarristi, c'è qualche chitarrista di oggi che ti piace particolarmente, che ci vuoi consigliare? Allora, il mio chitarrista preferito in assoluto di oggi è Frusciante dei Red Hot Chili Pepper, che io lo trovo un genio, lo trovo, e quando c'è lui o non c'è lui nella band e si sente la differenza, si Sì. sente, con tutto il rispetto di quegli altri che ci sono stati, ma la sua personalità è troppa, c'ha troppa personalità, si sente l'impronta sua, quindi quando c'è Frusciante è tornato. Scrissero anche un libro, se non sbaglio, Sì, Frusciante sì, ha lasciato la band, hai capito? sì, è uscito dal Dramma gruppo. esistenziale mondiale, hai Esattamente, capito? Brizio Poi è esattamente. ritornato Frusciante con Californication e subito dopo con Stadium Arcadium, poi se n'è ritornato via, ora è Sì. rientrato un'altra volta, hai capito? Fa un E po' vabbè, son tutte vabbè. fa un po' così. Dicono che dipende anche da quanto è saturo di droghe varie, comunque dicono poi. È probabile. Get it away, get it away, get it away. Not what I could do. I'm giving up, up. È un Probabile. genio. Ecco, lui è praticamente al giorno d'oggi il mio chitarrista preferito, perché io amo le persone, i chitarristi, ma non soltanto i chitarristi, perché io suono la chitarra, però suonicchiano un po' anche tutto, la chitarra è quello che suona meglio, ma suono anche il basso, suono un po' tutto il resto, quindi la- io più non mi sento tantissimo, che io fondamentalmente sono più un compositore. Dico, sempre stato un compositore che usa la chitarra per accompagnarsi, hai capito? E per comporre. Poi, avendo una voce che fa schifo, non che non ce l'abbia bella, ma non sono stonato. Quindi, allora sono capaci di fare canzoni, però le lascio cantare a qualcun altro, a meno che non faccio come ora, che mi sono messo a fare musica strumentale. Allora posso dare sfogo a tutte le mie eculubrazioni Ecco. armoniche. Facciamoli vedere questi dischi, questo è l'edizione in vinile
di Questo Novox, doppio sì, vinile clear, e sì, il questo primo disco che fra poco esattamente. esce anche in viene ristampa perché già è terminato, viene ristampato anche in CD. Di Novox o di Alcazaba? Di Novox viene Di ristampato in Novox. CD perché la prima edizione si trovava solo in un'edizione allegata al libro, che era stata stampata direttamente dalla casa editrice, visto che esaurita quell'edizione, eccolo lì, ora visto che esaurita l'edizione allegata al libro, viene ristampato il CD, viene ristampato. Ottimo. E invece questa qui Alcazaba, che è l'uscita più recente, adesso ci arriviamo, quando arriva in vinile? Perché io me lo vedo Eh, già. no, no, c'è ragione. Ora il problema è che ora i tempi di consegna del vinile Quello sì, quello è vero. sono veramente biblici i tempi di consegna del vinile, capito? Quindi, oltre i costi, oltretutto, perché lo sai anche te, visto che sei un grande esperto del settore, i costi della materia prima sono diventati veramente aiuto, veramente, costa veramente carissimo fare un vinile. E oltretutto ci vuole anche diversi mesi. Prima un vinile lo facevi in un mese, Sì, oggi sì, 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 ora i anche tempi fino a sono 6 mesi per veramente. fare un vinile. Quindi io dovrei impostare tutto ora, capito? Per poi per avere le copie stampate del vinile fra 6 mesi. Capito? Però ne varrebbe la pena, perché Sì, sì, io. ma infatti è in ponte tutto Eh, questo, succederà questo, però un attimino di calma, vediamo cioè, se la pandemia finisse e se la guerra certo. finisse sarebbe tutto più facile. Ora, Ci sono purtroppo dei c'è anche collega. la guerra che è entrata, No, è tutto un al di là casino. della disgrazia umana che sta succedendo, E capito? poi Per ovviamente si ripercuote ripercussioni in anche tutto. sul nostro lavoro. Non posso Assolutamente. più usare le valvole da chitarrista, non posso più usare le valvole russe, non si trovano più, sono le migliori Quello, in assoluto. quello me lo Dobbiamo posso andare sulle immaginare. valvole cinesi, tocca andare, Dio santo. Non è la stessa cosa. Senti, Alcazaba è stato praticamente è nato da un concerto organizzato apposta per registrarlo, no? Questa è Sì, una figata sì, assoluta, all'Anfiteatro Romano di Fiesole lo scorso sì. luglio 2021. Ci sono delle composizioni che ovviamente sono presenti Sì, anche in è cinematic, un'impressione ma un po' c'è anche diversa. c'è Sì. anche roba nuova. Io, diciamo, amo entrambi, ma preferisco il live perché viene fuori di più il tuo modo di suonare. È chiaro, Ehm, è chiaro, è live, è live. Diciamo che Alcazaba in ogni caso risente anche del primo lavoro, del primo lavoro, perché in ogni caso non c'aveva ancora le idee chiarissime e quindi e questo un pochino anche se ci sono delle gran composizioni, però dal vivo è un'altra cosa, dal dal vivo è vivo un'altra cosa. col Dal vivo è un'altra pubblico, cosa. anche se quel disco è stato registrato col pubblico lontano 30 metri, distanziate con le mascherine, purtroppo e con agibilità ridottissima perché si era in pieno periodo di pandemia, quindi non si è potuto fare direttamente. Però alla fine è stato buono questa situazione un po' brutta per il live, è stata buona per la registrazione, perché le Assolutamente. registrazioni sono venute veramente pulite e infatti abbiamo optato, io e il mio manager, per eliminarlo totalmente il pubblico, che poi è una pratica che ultimamente sta prendendo anche piede, soprattutto nel jazz e nella musica classica, perché ora si tende, in questi due generi i dischi si fanno dal vivo, in jazz e Sì, 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 musica sì, sì, sì. E classica. poi viene tolto il pubblico a posteriori. Viene tolto il No, no, pubblico. un'ottima registrazione, proprio per quello ti dicevo, sarebbe Sì, sì. bello poi averlo anche in No, no, vinile. ma infatti, no, no, Intanto ce lo poi i godiamo vinili così. vanno curati, anche perché si parla di vinile, ma fare una lacca per un vinile non è un'impresa da due soldi, No, bisogna no, essere, assolutamente, vanno va fatti per saputo bene. fare, è perché per fare una lacca di un vinile, come è stato fatto, innanzitutto va fatta apposta per il vinile, va fatta, quindi poi sono successe cose strane, per esempio in Cinematic ci siamo capiti male col nostro fonico, hai capito? E noi volevamo fare
4 facciate a 45 giri, Mhm. esattamente come l'ultimo disco del vinile dei Rammstein, che hanno fatto 4 facciate a 45 giri per avere i solchi più larghi, più profondi e più dinamiche e più tutto quanto. Purtroppo sono sbagliate, è venuta a 33 giri, infatti ci sono le etichettine Sì, dentro per esatto, da sostituirle. appiccicare, sì, 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 sì. È chiaro, comunque il Teatro Romano di Fiesole è uno dei teatri antichi romani presenti in Europa, quello di Alcazaba, della fortezza di Alcazaba a Malaga, è identico, identico, hai capito? Perché E da sembra qui il nome, e da qui il e nome da che qui poi il nome, riassume un po' tutto il progetto, no? riassume tutti l'acustica di questi posti è meravigliosa perché gli antichi romani creavano nei loro teatri delle acustiche che i tecnici specializzati di oggi non riescono a ricreare, non so. No, 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 beh, altre dinamiche in tutti i sensi. Volevo consigliare a chi ci segue soprattutto l'ascolto di Entr'Act che chiude Alcazaba eh, col grande sax di Chris Pacini, ma poi c'è anche il grande Fabrizio Simoncioni che tu conosci da una vita, insomma, una band che spacca, Ghigo si circonda di musicisti con le palle. No, oltretutto mi piace suonare con musicisti bravi, quindi penso che sia un campo che un po'. Allora, soprattutto in Italia non esistono equivalenti, all'estero sì, cioè perché ci sono artisti di musicisti bravi, prendi, che ne so, Plini per dire, capito, che è un genere magari un pochino più vicino al jazz rock come tipo di cosa, però sono artisti quotatissimi che fanno musica strumentale e che tu li vedi, sono bravi, accidenti, fanno anche tanti concerti e tanto pubblico. In Italia non esiste una cosa del genere, musica strumentale, però con le radici, esiste la musica strumentale classica delle orchestre, però questa è musica strumentale con una matrice che viene dal blues e dal rock, quindi. E non è Assolutamente una sì. musica da solisti, No, assolutamente, no, 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 certo che no. perché Certo sono che no. stato attentissimo a questo, perché è un classico dei chitarristi che fanno dischi solisti e di far vedere quanto sono bravi, capisci? Cioè, a me proprio non me ne frega proprio niente, anche Ma si perché sente, ma si uno, sente, no- si uno sente. non sono un tecnico, non me ne frega niente di essi, io preferisco che venga fuori la composizione artistica, quindi la composizione musicale, quindi musicisti bravi, composizioni studiate, capito? E un grande gruppo musicale. Dicevi prima che questi dischi in Italia è un po' più complesso realizzarli e infatti ti sei creato con il tuo manager storico Alberto Pirelli la tua etichetta, la Sì, Radical Roads Records, giusto? giusto, Ti ma chiedo comunque. come mai questo nome e poi che progetti avete per il futuro? Allora, l'etichetta è nuova. Creare un'etichetta discografica al giorno d'oggi per fare questo progetto è stato un obbligo, anche perché l'interesse delle case discografiche, quelle che sono rimaste purtroppo, perché ne Eh sono sì, rimaste solo tre, sono fallite tutte, sono fallite. L'interesse delle case discografiche per progetti artistici è praticamente uguale a zero. Questo a si zero. vede che. Quindi, anche perché le case discografiche oggi pensano soltanto alla trap, alla pop, a Sanremo no, ai contest. Il contest è già un'altra cosa. Come si chiamano I roba tipo talent, i i talent, talent. i talent, hai capito? Mentre invece nel rock si chiamano contest, quindi non Esatto. va bene. Ma comunque non è soltanto perché, per esempio, fare le etichette discografiche è un classico anche degli artisti rap, anche Mhm. famosissimi, perché J-Ax o Fedez hanno la loro etichetta personale, anche perché la gestiscono loro e capito, decidono loro cosa fare, guadagnano più soldi, anche questo, Certo, scusate, non è che. certo. E quindi ognuno nei rapper è un classico fare l'etichetta personale. Nel rock e nel pop invece meno. Comunque è un'impresa. Io l'ho fatta col mio manager Alberto Pirelli perché chiaramente lui aveva già esperienza,
avendo fondata negli anni '80 La la Ira. vecchia Ira Records. L'Ira Records che è diventata l'etichetta con cui ha lanciato il FIBA, ha lanciato il Diaframma e ha lanciato tanta gente, quindi e lui aveva esperienza di questo e quindi l'ho fatta con lui, Radical Rose Records, il nome l'ha trovato lui, l'ha trovato, Eccoci. e lui me l'ha presentato, io ho accettato perché mi piaceva, soprattutto mi piaceva la tripla R, che a livello di logo è molto carina, Radical Rose Rhodes Records. Records. Nel futuro che pubblicazioni possono esserci? C'è qualcosa prevista di materiale tuo, ma anche di altri artisti magari che non Sì, conosciamo? sì, allora sicuramente è stata creata per Novox, ma non è detto che debba per forza rimanere ancorata a Novox. Pubblicherà su Novox sicuramente, ma può pubblicare anche altri tipi di progetti che posso portare avanti, perché questo è un progetto strumentale, ma non è detto che quando saranno finiti i studi di film non possa collaborare con altre cose con altre persone. E poi mi piacerebbe che pubblicare anche qualcosa di qualche artista valido, capito? Di artisti esterni validi. C'è tanta gente molto in gamba, capito? E poi potrebbe anche ripubblicare cose inedite di FIBA. Cioè. Perché no? Progetti ce n'è tanti, capito? Quindi Perché no? Sarebbe ogni molto cosa a suo tempo. Comunque anche prendere sotto etichetta artisti validi. Chiaramente un'etichetta del genere fa soltanto cose artistiche, assolutamente, non c'è certo. niente di concessione al mainstream o al mercato. Quindi, sai, ultimamente sto facendo un contest che si chiama Firenze Suona, sono il direttore di giuria, è un contest. Firenze Suona, patrocinato dal comune di Firenze e dalla regione Toscana, c'è questo contest e siamo già alle terze eliminatorie. E, e mi piace, è bello. Più che altro mi fa star bene perché vedo che ci sono ci sono tante Sì, realtà sì. giovani in Italia, ci sono delle persone veramente brave, ma brave vere, capito? Che purtroppo fanno fatica al giorno d'oggi perché alle case discografiche non gliene frega niente, Non capito? gliene frega niente, ma secondo te il ruolo dei Maneskin, a prescindere dai gusti personali, può essere anche quello di Sì, allargare questo interesse? sicuramente. Allora, dipende anche da come cosa faranno, ma perché per ora hanno fatto un disco, ma devono fare un altro. Certo. Quindi per adesso si vive di rendita, poi bisogna vedere che succede nel futuro, perché se andranno avanti, e che me lo auguro in ogni caso, oppure se litigheranno, oppure se il cantante, come succede sempre in Italia, deciderà di fare la carriera solista, capito? Sono tante le cose che possono succedere. Sicuramente è un grosso successo che un po' si sono visti capitare anche loro fra capo e collo, perché Ah loro sì. sono diventati famosi con una cosa virale, un brano che è diventato virale nei paesi dell'Oriente, nei paesi orientali, capito? Quindi che non se lo immaginava neanche No, questa no, ma cosa, credo capito? nessuno se lo immaginasse un Nessuno se la successo sarebbe del immaginata genere. diventare virali con un brano in inglese che è andato a finire nel mercato di Hong Kong, Cina e tutte queste cose qui, quindi ben buon per loro, una cosa del genere ai tempi dell'inizio dell'IFIBA non sarebbe mai potuta succedere No, infatti. e E invece hanno sfruttato bene le possibilità della rete, hanno sfruttato. quindi ehm, E mi stanno credi simpatici comunque, mi stanno sì, molto sì, simpatici. anche Allora, a me stanno simpatici. chiaramente sono ancora troppo io ho 68 anni, quindi, e quindi ho un gusto abbastanza raffinato della musica, quindi sono ancora un po' troppo grezzi per il mio gusto musicale per comprargli un disco, capito? Magari pian piano se continueranno si raffineranno, oppure che ne so, se mi chiamano io potrei anche Perché arrangiare no? io, Sarebbe capito? sarebbe bello. Ma Quindi- secondo te, con l'industria discografica di oggi c'è la possibilità di, avere una band come Litfiba, naturalmente portandola ad oggi, perché i presupposti sociali, economici non ci sono, però c'è, la possibilità che un'etichetta si affidi e abbia fiducia in una band come fu per i Litfiba? Può essere, tutto può essere. Si sta parlando sempre di etichette indipendenti comunque, perché non di case discografiche in questo momento non gliene frega proprio niente, non gliene frega.
i casi discografiche tendono a gestire i successi già esistenti ora come ora, quindi per questo ci sono i talent, prendono chi vince e lo gestiscono, così non devono spendere soldi in promozione. Può essere, non lo so, mi piacerebbe che i generi musicali che prediligo riprendessero vigore. Ora, con questo senza discutere su quello che è il gusto odierno No, del no, certo, mercato certo. musicale, però io preferisco altre cose, quindi mi piacerebbe che la musica che mi piace a me, hai capito, riprendesse vigore e avesse più diffusione in questo periodo storico, che poi non sono il solo, conosco tanti ragazzi, c'è che gli piace il rock, che gli piace il blues, gli piace il jazz, gli piace il metal, anzi, il metal è una gran cosa. O poi Mm. ci sono band metal che io amo, io per esempio sono un fans sfegatato dei Rammstein, quindi non, Esce dici adesso che il disco cavolo nuovo. c'entra i Rammstein con Ghigo Renzulli? Invece no, io ascolto i Rammstein dagli inizi, dai primi 90, li ho sempre seguiti, ho tutti i loro dischi e li amo, io li trovo una band, loro si definiscono industrialmente, ma li trovo geniali, geniali, perché anche se fanno metal, se fanno musica dura, se fanno tutto quello che vuoi, li trovo geniali, armonicamente, compositivamente, musicalmente, e non è da tutti. No, Ma no, no, infatti, no, no, se non non è avrebbero assolutamente. preso un Grammy Award negli Stati Uniti, non avrebbero riempito i Madison Square Garden a New York per una banda tedesca, poi, capito? Perché anche i Maneskin sono bravi, però se vanno a fare il Madison Square Garden a New York non lo riempiono mica, non è Vabbè, che, è diverso. anzi, è più facile che sia un buco finanziario pauroso. E invece i Rammstein teutonici hanno riempito dappertutto, perché alla fin fine esiste, al di là di quello che sono i mainstream, però esiste il popolo del rock, il popolo della gente che ama la musica e che magari e che va ai concerti senza menarsela troppo, senza bisogno di tanta televisione, di Sì, tanta... sì, esiste, è sempre esistito, esiste anche oggi, diciamo che gli viene dato Sì, meno sì, importanza, meno risonanza ha voglia, mediatica. meno importanza. Ti ricordi quando c'è stato l'ultimo concerto dell'ultima tournée degli AC/DC? I biglietti sono finiti in 3 ore, sono finiti. Sta parlando Sì, sì, 3 ore per finire, per riempire, per far vendere 100.000 biglietti, è capito? proprio così. E visto che si parla di Eh, concerti, ovviamente non possiamo che arrivare all'ultimo girone che l'ultimo tour dell'Elite FIBA che partirà a fine aprile da Padova. Allora sì, io ti devo fare queste domande per forza. ma giustamente. Come siete arrivati a decidere di chiudere la storia dei Litfiba? Senti, la decisione è stata chiaramente un pizzichino sofferta, anche se noi ci piace dire che l'ultimo girone deve essere una festa, però un po' di malinconia e di sofferenza c'è sotto la decisione del genere, ma trovo che sia una decisione saggia e giusta, perché innanzitutto allora, giorni fa ho visto un video dei Deep Purple, ho visto, hai capito che e mi ha fatto tristezza, te lo dico sinceramente, perché dopo erano i miei miti da quando ero ragazzo, li ho seguiti, li ho visti pure dal vivo, una band enorme al pari di Led Zeppelin e tante altre, e vederli in quella situazione poco cagati, poco... mi ha fatto un po' tristezza sinceramente. E allora ho detto, è meglio chiudere i FIBA quando sono ancora up, in ogni caso, che aspettare che arrivi il down. Poi questa è una ragione, delle ragioni Mhm, primarie. L'altra mhm. ragione primaria è perché io e Piero, andando avanti negli anni, ci siamo anche un po' separati musicalmente, quindi lui ha intrapreso una carriera più mainstream, hai capito? Io invece più passo negli anni più divento talebano della musica, quindi se non è difficile non mi piace, capito? E quindi capisci che è sempre più difficile trovare il modo di trovare il punto di unione. Abbinato a questo si è detto, dai,
meglio chiudere in Meglio bellezza. chiudere adesso in Poi bellezza. chiudere l'IFIBA non è detto che poi non rispunti fuori qualcosa, perché se ci invitano per qualche manifestazione importante, se c'è qualche evento importante, non è detto che i l'IFIBA non li facciano qualcosa insieme. Come non è detto che se io e Piero ritorniamo in grazia non si possa fare magari un disco insieme con i rispettivi nomi, non utilizzando il nome l'IFIBA. Come fecero i Led Zeppelin, praticamente dopo che si sciolsero ci sono stati Plant, Robert Plant E Jimmy e Page. Jimmy Page, che hanno fatto ben 2 o 3 dischi a nome loro, Mhm. capito? Quindi, molto belli oltretutto. Sì, sì, io mi ricordo soprattutto No Quarter, un grande disco. Sì, la stessa Ehm, cosa potrebbe succedere anche fra me e Anche a Piero, voi, perché anche a voi. non è per forza, però ora come ora è giusto che ognuno segua le sue influenze, capito? E che lui faccia che quello fa, io faccio la Vox, ecco, in questo momento, o altri Assolutamente, progetti. naturalmente saprai che dispiace a tutti i E lo so. vostri fan, però devo dire che in questo caso il vostro saluto è più, come posso dire, più piacevole perché viene in modo diverso rispetto alla separazione storica del 99. Si vede che in questo caso c'è stato un confronto e Sì. non uno scontro, quindi Sì, è è comunque stato un positivo. confronto, sì, confronto, e c'è da dire che comunque sono passati 20 anni, in 20 anni le teste si matura, ragazzi, cioè, Assolutamente, si assolutamente. diventa, si fa ragionare di più il cervello, si fa ragionare, quindi... Ma infatti hai detto benissimo, un confronto e non uno scontro, sono le parole giuste. Poi è così, è così. Poi si vedrà, Va poi si bene. vedrà. Avete già Poi in si vedrà, mente? sicuramente si va avanti, perché Certo, io personalmente sono della vecchia guardia, ma quindi te non... sei un ragazzino, sei. No, al di là del ragazzino sono, No, no, si come vede, si mi vede. hanno detto l'altro giorno, un teenager maturo. Sì, 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 alla grande Questa frase spacca. me l'ha detta un teenager maturo. Me l'ha detta Ricazzo, l'hai capito? Il presentatore che era di Video Music, che ho visto la giornata, perché presentava il contest, capito? Sai, ti ricordi il ragazzo e Clive ai tempi di Video Music? Me le ricordo, me le ricordo, me le Teenager ricordo. maturo, hai capito? Detto con quella calata inglese, ma giustamente è così. E va bene, dai, niente di... Senti, ma c'è una scaletta base che avete già buttato giù con Piero? Cioè dei Sì. brani che saranno per forza presenti in ogni data? Allora, è stato difficilissimo. Diciamo Immagino. che ci sono diverse scalette, diverse scalette. Ci sono dei brani che sono storici e non si possono assolutamente evitare di suonare. Faccio esempi, brani tipo Il Diavolo o robe del genere, capito? E in realtà le scalette saranno sempre, avranno i 2 terzi di fisso e un terzo di variabile che cambierà sera per sera. Sembra facile detto così, ma è una Eh, quantità di brani da ricordarsi veramente spropositata, perché i Lifiba nella loro carriera hanno pubblicato qualcosa come 150 brani, quindi sono tanti, veramente sono tanti, tanti, sono tanti, tanti, sono tanti, tanti. tanti, capito? Poi chiaramente ci saranno i periodi un pochino più, più presenti, capito? Che erano i brani di maggior successo, però tutti i brani di maggior successo, quelli ci dovranno essere tutti. E poi Assolutamente. ogni sera cambierà un terzo di scaletta. Ora tu cavalca, cavalca mio cowboy, questa terra
sbagliato, scegli a tutti a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. No, ma cosa dici? E noi ce l'avevamo. Se spara serpenti la prima metà. Che ruba forza chi lo condanna. Io con la musica mi cambio la pelle. Ma il paradiso è una assurda bugia. Tutte le vite per primo la mia. Mamma mia il giallo. Sono convinto che sarà un tour che proseguirà a lungo, visto che già si Sì, sono sì, sì, aggiunte ma l'idea delle sì, anche date. perché pian piano si sta evolvendo la situazione. Siamo partiti dall'inizio nei club, che era anche giusto l'inizio dei club, ma sai, molta gente all'inizio ha detto, ah, cominci i club, non fate subito i palasport, invece no, perché i FIBA sono nati nei club, sono nati. Dopo sono arrivati ai palasport, gli stadi non l'hanno mai fatti, ne hanno fatti uno o due in vita loro e non gliene è mai fregato nulla agli FIBA di fare gli stadi perché basta fare due palasport di fila, Sì, sì, infatti, infatti, capito? Hai fatto la assolutamente. stessa gente, non è che per forza devi essere, capito? Assolutamente. E quindi abbiamo iniziato nel club che peraltro sono qua già quasi tutte sold out, sono, hai capito? Quindi, poi si continua l'estate e poi si andrà avanti. Hai capito? Mi dispiace solo una cosa per questa prima parte di tournée, mi ci dispiace soltanto per i primi due concerti di Padova, hai capito? Che sono la data, fra virgolette, un pochino più che soffre di questa situazione pandemia, perché sarà l'unica data le uniche date del tour dove ci vorrà il Green Pass e ci vorrà la mascherina e con agibilità ridotta, hai capito? Perché mentre È invece così. a partire dal 1° maggio tutte le altre date del tour niente agibilità ridotta, niente mascherine e niente Green Pass. Via libera, via libera. Peccato soltanto, mi dispiace, d'altronde non le puoi neanche rimandare quelle due date. No, 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 Non hai no, no, capito? ma io sono Solo sicuro quelle che due date saranno un po' così, mi dispiace veramente. Hai capito? saranno Però vabbè, il comunque belle concetto è date. sempre il nostro, è Ah, l'unica certo. cosa. Non sarà aperto a tutti, però, e bisognerà tenere la mascherina, però vabbè, poco ci Va sarà. bene. Senti, tornando al vinile e alla cura con cui è stato realizzato, ad esempio, questo Cinematic, voglio chiederti una cosa che Va bene, sicuramente quel disco. interessa, sì, 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 sicuramente interessa a chi ti segue, ossia, e in generale chi segue gli artisti italiani. Eh, Quando vengono ristampati i Litfiba, perché sai benissimo che sono stati recentemente ristampati sia nel catalogo CGD che nel catalogo Sì. Sony. L'artista viene contattato dall'etichetta? Ma figurati, cioè, la Warner ha ristampato tutti i dischi, ma non mi ha regalato neanche una copia, quindi non è che Quindi figurati, cioè. non c'è stato ovviamente un, diciamo, un lasciapassare dato da Ghigo e da Piero sulla ristampa di No, Desaparecido. assolutamente no, assolutamente no. Questo lavoro l'ha fatto ultimamente la Sony, l'ha fatto. Però la Sony c'è un rapporto e sono stati anche molto corretti e gentili perché c'è stato un rapporto, mi hanno regalato anche i dischi, hai capito? Cioè, con la Sony, con la Warner invece c'è un rapporto più vecchio, proprio se ne sono fregati altamente, fanno che vogliono, hai capito? Ma neanche un disco mi ha regalato, oltre fece ristamparlo per dire il DVD di El Diablo, hai capito? Mhm. Me lo so comprato io a Media World, mi so comprato, quindi non è che. Ora, ma vabbè, sono politiche aziendali, ognuno fa quel cavolo che vuole. Io personalmente ho un'alta signorilità, quindi mi Eh, comporto in un modo diverso. Poi il vinile, sì, è così. Poi vanno fatti tutti i colori, anche se poi ora si fa per dire, cioè, diciamo sicuramente, come si dice, sicuramente cinematico, che l'ho fatto io, il mio primo vinile, c'è una stampa ben precisa,
anche se poi a sottostà un po' le regole del mercato, perché c'è tutti Ah, questi, certo. questi miti, ora dice 180 grammi, in realtà i tecnici veri dicono che è meglio il 140 grammi del 180, comunque sono Sì, meglio, vabbè, queste sono hai capito? le Quindi leggi del mercato odierno, no? sì, le leggi del 180 mercato odierno grammi. dice che si vende il 180 grammi, allora si fa tutti i 180, però il 140 grammi suona meglio. E come vinile colorato suona meglio quello nero, che è puro, hai capito? Quindi non è che in quest'altro, Ma e anche però qui è così, hai capito? Quindi, poi queste cose te ne accorgi se c'hai un impianto di alta qualità, hai capito? E c'è un piatto di alta qualità, una puntina di altissima qualità, e vedi le differenze, hai capito? Però è così. sì, 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 sì. Ti ho fatto questa domanda perché mi è dispiaciuto da amante del supporto e ovviamente della band vedere che poteva essere stata data un pochino più attenzione all'importanza del disco in questione, soprattutto Desaparecido, 17 Re, No, con... loro che hanno fatto? Hanno ristampato e via, hanno ristampato dei vecchi master, fregandosene, mi dispiace dirlo, dai. Diciamo che hanno ristampato dei vecchi master, hai capito? Però io personalmente avrei fatto in un modo diverso, io avrei fatto una masterizzazione ad hoc, hai capito? Perché la masterizzazione per il vinile deve essere diversa da quella del CD, perché se uno fa il mastering per il CD, che è stampato a 0 dB meno 0,1, hai capito? E lo butto sul vinile, il vinile scoreggia, hai capito? Quindi Sì. è diversa la cosa. Quindi se uno fa un vinile, c'è un mastering studiato appositamente per il vinile, fatto fare da persone in gamba ed aziende di qualità, hai capito? Quindi io avrei fatto questo, avrei fatto, quindi non... Poi va bene, hai capito? Nessuno... Va bene, Certo, certo. molti che l'hanno comprato e anche il gusto dell'oggetto. Gli oggetti sono sicuramente bellissimi, hai capito? Sì, Per sì, se sì, sì, sì. stessi, hai capito? Certo, certo, Però certo. qualcosa di in più per migliorare il suono si può fare, hai capito? Quindi, con le tecnologie di oggi. Assolutamente, sono sicuro che quando questo Alcazaba uscirà in vinile potremo sicuramente godere con le nostre orecchie e Guarda, con tutti la prossima i volta nostri ci vado sensi. personalmente in Germania a fare il mastering. Ci vado. Grande, grandissimo, Quindi no, grandissimo Ghigo. perché sono fatto così io. E fai bene, ci piaci così, Ghigo. Ghigo, io ti ringrazio infinitamente del tuo tempo, di essere stato No, qui in nostra compagnia. Ti no, auguro non mi fa- ovviamente ti ringrazio. un grandissimo tour, un grandissimo ultimo girone e poi, vabbè, in attesa di ascoltare le prossime pubblicazioni di Novox. Sì, sì, ora bisogna aspettare il FIBA, adesso ora è il momento di Certo, FIBA in questo certo. momento, capito? Poi arriverà tutto con calma, arriverà. Anche a me ha fatto piacere confrontarmi con te, ci si conosce già da un po', poi ti reputo una persona esperta e competente, quindi Ti cioè, ringrazio. mia approvazione di tutto e di tutto quanto. Grazie, Ghigo, un abbraccio. Grazie, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.